Benvenuti a un nuovo episodio di Visto in Giappone. C'è vento ovviamente, ma vabbè, oggi è il 21 marzo e sono in tenuta primaverile per la prima volta. Finora sono sempre stato vestito col cappotto invernale, oggi no. È il 21 del mese, quindi mi sto dirigendo al mercatino di Shitennoji per il mio nuovo entusiasmante ride nei rifiuti. A fra poco. Oh cavolo, questo non l'avevo previsto. Il vuoto. Il coronavirus mi ha dato fastidio per l'ennesima volta. Probabilmente hanno sospeso il mercatino. Era da mesi e mesi che non c'era una giornata così bella per il giorno del mercatino. Quindi proprio ero venuto con la macchina fotografica. A parte il vento che come al solito mi devasta le riprese, ma sì, colgo l'occasione per far vedere un po' il Shitennoji quando non c'è il mercatino. Sono rare le volte in cui vengo qua in assenza di qualcosa da fare. Cioè che poi vorrei dire, annullano il mercatino, ma poi ci sono questi assembramenti di persone in ogni caso, quindi mi domando il senso. Mi metterò magari a fare qualche foto istantanea, già che ci sono. Vediamo, non so se mettermi così o dall'altro lato. Vedremo come viene, perché questa Procam qua c'erano i rulli sporchi, li ho puliti un po', vediamo. Poi c'è il problema della luce, dell'esposizione e il fatto che la pellicola è scaduta da una marea, quindi proprio non ho idea di come verranno fuori. Oh, finalmente, ora che ho pulito i rulli è venuta fuori qualcosa di decente. Ora ho capito meglio come inquadrare con questa macchina, perché ovviamente ogni Polaroid ha il suo viewfinder e sono sempre in punti diversi rispetto all'obiettivo, quindi bisogna imparare a memoria come posizionarsi. Cambia molto anche a seconda della distanza dal soggetto. In questo caso io avevo inquadrato più o meno così ed è saltata fuori così. Quindi ok, è tutta esperienza. Beata te. Beh, perlomeno
per una volta posso fermarmi a contemplare la natura al posto di pensare alle cose materiali, e sinceramente era da un po' che non potevo farlo, quindi ma sì, da un certo punto di vista va anche bene così. In questo punto ci sono dei colori bellissimi, con il verde degli alberi, il rosso acceso delle bandiere e il contrasto grigio della pietra. È veramente una combinazione di colori, un insieme di contrasti bellissimo. Là in fondo si vedono i pietroni supremi. Un po' più spostato a sinistra. Ora aspettiamo. No, comunque veramente questa macchina è super figa, bellissima. Anche come estetica, che è stranissima. Cioè io praticamente la chiamo la DeLorean delle Polaroid. E ok, questa è già molto più centrata rispetto all'altra, ho preso più precauzioni. L'unica cosa sì è tutto quel cielo non c'era, quindi alla fine quello che vedi nel viewfinder è molto zoomato rispetto a quello che viene impresso sulla pellicola. Bisogna sempre tenerlo in considerazione. Purtroppo non ho il mio kit di antiriflesso. Ed ecco che dai tetti del tempio spunta l'Arukas là dietro, sempre presente in tutta la sua enormità. E veramente devo dire che quando c'è il mercatino tutte queste cose non le noto, perché l'attenzione è posta alle bancarelle che si trovano in tutti questi punti. E quindi ciò che sta al di là delle bancarelle non gli presti molta attenzione. Perdonate il controluce, ma è bello sempre vedere il contrasto con la modernità e l'antico del Giappone. Eccoli lì, i due grattacieli, diciamo, sempre antico e moderno. Ecco, sono tornato nel punto di scatto originale. Dai, qualcosa qui inizia a sbocciare. Dai, ci avviciniamo al periodo dell'Hanami. Anche se non so con questo corona in giro quanto si possa fare Hanami adesso in Giappone. Bella questa pianta, questi fiori. Non so cosa sia però. Vabbè, oggi è andata così, è stato un 21 del mese piuttosto deludente, ma almeno ho preso un po' di aria fresca dopo un po' che veramente, cioè, o andavo al lavoro oppure stavo in casa e dormivo. Tipo 4 giorni fa mi è anche morto il computer, quindi ho speso del tempo per tentare di fare dei backup e tentare anche di riportarlo in vita. Infatti sono ancora più fermo del solito con i video. Beh, perlomeno vi ho fatto vedere un po' com'è Shiten Noji in un altro contesto. Credo di non averlo mai fatto vedere in video, senza proprio niente, senza mercatino. Quindi comunque vabbè, spero abbiate apprezzato lo stesso. Ed ecco che è ritornato il vento. Zona anche a Memura, diciamo. E intanto che c'è bel tempo, così una volta che sono libero nel fine settimana vediamo di non sprecare la giornata. Facciamo un giro, vediamo se ho ancora qualcosa da dire dopo, qualcosa da far vedere, continuerò il video, se no ci salutiamo qua. Ma cosa dico? Continuiamo il video, che è da una vita che non vado in giro, quindi vi faccio vedere com'è il mondo adesso nel periodo del coronavirus. Intanto intraprendiamo la discesa che facevo sempre quando andavo a scuola, è bellissima.
sono beccato il trasporto eccezionale praticamente, in versione bicicletta, e vabbè, aveva dietro probabilmente un animale, un cane, non lo so, quindi ci sta, vabbè. Era da 1 o 2 mesi che non facevo questa strada di giorno, davvero, cioè quando venivo a scuola la facevo tutti i giorni, ultimamente invece proprio se la facevo era per la sera, per andare in giro con amici, ma l'ho fatto talmente poche volte in ogni caso con sta cosa sempre del corona. E ora, ecco, ora siamo a Nipponbashi, questa strada è riconoscibilissima, con questi portici lungo tutta la via. Li si vede bene per un momento nel film Black Rain di Ridley Scott di fine anni 80, un poliziesco d'azione veramente molto carino, soprattutto ve lo consiglio se volete vedere Osaka negli anni 80. Sempre per dire, evitiamo assembramenti, cioè qui in Giappone non esiste questa cosa, sarà stato tipo un evento di Pokémon Go, non lo so, è un casino tutto lì, mai vista così tanta gente radunata in quel buco. Qua comunque ci sono le tipe che lavorano come sempre, eccone là un'altra, anzi ben altre, il nostro amico kebabbaro qua che continua a fare i suoi kebabboni. Boh, già che ci sono vado anche a fare un salto a scuola, magari è aperta, boh, non credo però, proviamo, tanto siamo qui a 2 metri. Ah, come prevedibile, chiuso tutto. Ah, che bello, ci sarebbe anche da andare su al Namba Parks, all'ultimo piano, però sinceramente non mi sono portato niente da leggere, quindi andiamo verso Amemura. E interrompo qui piuttosto bruscamente il video perché il girato di questa giornata è davvero tanto, quindi ho ritenuto doveroso suddividerlo in 3 parti. Detto questo, quindi ci si vede alla prossima puntata con la parte 2 di questo video nel periodo del coronavirus e ci si vede alla prossima, ciao!